Sono stata 5 giorni a letto. Ho avuto un problema di salute che mi ha imposto di fermarmi. Non riuscivo a fare altro che dormire. Fermarmi per me è sempre fonte di grande stress mentale, perché significa non poter andare a lavoro e quindi dover lasciare indietro tantissimi progetti per poi ritrovarmeli moltiplicati al mio rientro. Significa anche non poter procedere con la cascina, a cui posso lavorare solamente qualche weekend al mese. Quindi ogni giorno perso significa settimane. Vuol dire anche non poter filmare per tenere vivo il canale YouTube e questa bella comunità che si sta creando con voi. Ma in questi giorni mi sono anche ricordata di qualcosa che spesso dimentico, quando il corpo dice stop. È un messaggio prezioso da ascoltare. Io sono la prima che perde contatto con il proprio corpo, ma lui sa tutto prima di noi. E se vuole ti impone di ascoltarlo, di comprendere cosa stai sbagliando e di cosa hai veramente bisogno. Stare male è anche il momento in cui puoi capire di nuovo chi veramente ti sta vicino, chi ti ama. Chi invece non vuole stare davvero non ci sarà, cadrà come un ramo secco per alleggerire e fare spazio a chi invece è felice di starti accanto anche quando non sei al tuo meglio. Quindi ora sono qui per riascoltarmi, per dare al mio corpo spazio e cura, per fortificarlo di nuovo, questo corpo che mi permette di vivere una vita piena. Quando i miei video faticano a tenere il ritmo che YouTube vorrebbe, sappiate che in questi video c'è una persona normale, con una vita normale che ogni tanto ha bisogno di fermarsi. Se c'è una cosa però che questi giorni mi hanno ricordato è che fermarsi ogni tanto non è un fallimento, è ascolto e magari se vi va può valere anche per voi. Sono giunta alla conclusione che questa casa non mi vuole, o che l'universo sta cercando di dirmi qualcosa che io non capisco, continuo a non capire. È successa un'altra di quelle cose che mi perseguitano da quando ho iniziato la ristrutturazione, di alcune ne ho già parlato, questa è nuova. La condivido con voi perché è abbastanza drammatica. E anche perché mi piace condividere anche i lati negativi di un progetto di questo tipo, perché non mi piace la tendenza a far sembrare nei social tutto bello e facile. In pratica mi ritrovo con i termosifoni nuovi, comprati, disimballati e installati, che perdono dal primo all'ultimo. Immaginatevi quanto io possa essere contenta. E vi spiego quello che è successo. Magari può essere utile anche a voi. Durante la ristrutturazione, quando praticamente la casa era ancora quasi poco più di un rudere, erano stati tolti tutti gli intonaci, non c'erano i pavimenti, eravamo ancora in fase di quasi scavo delle fondazioni, forse un pochettino dopo. Comunque a un punto in cui io pensavo di non dovermi occupare di nulla praticamente, che fosse tutto in mano ai tecnici. Insomma, l'architetto arriva e mi dice: Eleonora, devi scegliere i termosifoni. E io sono rimasta spiazzata perché mi sono detta: adesso cosa devo scegliere i termosifoni a fare? Il motivo è perché, io non lo sapevo, adesso lo so ovviamente, quando devono mettere le tubazioni vanno messi in una posizione specifica che è dettata dalla dimensione del termosifone scelto. Io a quel punto mi sono ritrovata abbastanza in tempi brevi a dover scegliere dei termosifoni, rendendomi conto che non è assolutamente semplice, perché pochissimi negozi li espongono. Oltretutto non ho tutto questo tempo per andare a cercare in 1000 negozi
e valutare tutte le proposte che trovo. Ho chiesto un consiglio ai vari tecnici e tutti mi consigliavano un modello ben specifico, di cui adesso non mi ricordo il nome, che ho valutato, ma che non potevo vedere e toccare con mano. Ho visto solo sul catalogo, mi sono fatta fare un preventivo ed era molto alto. Allora ho visitato un paio di negozi e uno di questi negozi, che è una famosa catena italiana, li aveva in esposizione, mi piacevano anche esteticamente. Allora ho detto, mi sono fatta fare anche lì un preventivo di massima e ho detto perfetto, questi mi piacciono, andiamo per questi. Quindi torno, do le dimensioni ai tecnici, incrociando anche le dita che da lì al momento in cui sarei andata a comprarli, perché non potevo comprarli subito non sapendo dove metterli, sarebbero stati ancora disponibili, non che magari l'azienda lì addirittura li togliesse dal mercato, non si sa mai, perché non si parlava di tempistiche brevi, si parlava di almeno un anno dopo. Quindi scelto i termosifoni, incrociamo le dita e andiamo avanti, mi piazzano le tubazioni e chiuso lì. Un anno, forse 2 anni dopo addirittura, adesso ho perso anche un po' il conto del tempo, vado a comprare i termosifoni, mi arrivano e il mio idraulico si mette le mani nei capelli e mi dice: oh no, Eleonora, sono tutti da montare, fatti dare le guarnizioni giuste. Quindi io ho fatto un altro ordine all'azienda, mi sono fatta fare arrivare le guarnizioni, ovviamente perdendo tutto il tempo che si perde. Finalmente l'idraulico me li monta, continuo con tutti i lavori e arriviamo a oggi. Settimana scorsa, finalmente, dopo 10 mesi di scartoffie varie, pratiche che sono state perse e di chi più ne ha più ne metta, mi arriva il gas, mi mettono il contatore del gas. Io avevo una paura che i tubi dei termosifoni perdessero, perché durante il cantiere le persone che ci stavano lavorando avevano molto incautamente calpestato tutti i corrugati e anche i tubi dei termosifoni. I corrugati erano stati sistemati perché si erano rotti, sono molto delicati, ovviamente non da loro ma dall'elettricista stesso. I tubi dei termosifoni, avevo chiesto all'idraulico: siamo sicuri che sono a posto? Lui mi aveva detto sì, stai tranquilla. Arriviamo al giorno in cui finalmente arriva il gas, convoco elettricista e idraulico, questa settimana scorsa, quando finalmente mi hanno messo l'allacciamento del gas, dicendogli: finiamo questo benedetto allacciamento dei termosifoni alla caldaia. L'idraulico fa per riempirli tutti, manda l'acqua a tutti i termosifoni. Per fortuna i tubi non perdono, ma perdono tutti i termosifoni. Io adesso mi ritrovo con tutti i termosifoni con sotto una bella ciotolina e sono abbastanza disperata. In tutto questo, in pratica, cosa è successo? Quello che il mio idraulico temeva. Questi termosifoni mi sono arrivati in moduli da assemblare. Lui li ha assemblati con le guarnizioni corrette, ma purtroppo sono dei punti deboli. L'acqua va dappertutto. Non do assolutamente la colpa all'idraulico, e purtroppo un acquisto errato, che però io non potevo prevedere e non potevo neanche saperlo. Adesso il dramma è che l'idraulico mi deve smontare tutti i termosifoni, rimontarli sperando uno a uno che tengano. Oltretutto lui ha un braccio ingessato. Quindi benvenuti nella mia ristrutturazione. Credevo di aver sconfitto tutti i mostri di questa casa, ma evidentemente non è così. Vi terrò aggiornati. Ho trovato una soluzione interessante per le tende. Inizialmente avevo pensato di mettere delle tende normali con il bastone fissato al muro e un tendaggio in tessuto. Però ho trovato questa soluzione, che sono delle tende a rullo che vanno applicate o direttamente alla porta o facendo dei fori allo stipite superiore della porta. Siccome non ho più voglia di mettere neanche un tassello, almeno per un po', ho trovato questa soluzione che nel mio caso va bene, di metterle direttamente attaccate alla porta. E con un po' di ingegno
ho fatto qualche prova e sono riuscita a fissarle in modo decisamente soddisfacente e vi faccio vedere come ho fatto. Ci aggiungo del nastro 1000 chiodi per fissarli meglio, perché per come sono costruiti non sono veramente molto solidi, ma ho visto che con un po' di 1000 chiodi rimangono molto più stabili. Per attaccare il cordino uso anche il 1000 chiodi, queste sono del nastro pretagliato di 1000 chiodi, perché ho pensato che è bello avere il cordino aderente alla porta, così rimane ordinato e si può aprire e chiudere insieme alla porta, ovviamente. Sto iniziando un nuovo progetto di cesteria. Questo è una forma nuova che non ho mai trovato prima, è una base ovale fatta con il salice scortecciato. Non so quanto siete pratici di cesteria, ma se non lo siete vi spiego qualcosa che sto imparando man mano. Il salice è disponibile in 2 tipologie, acquistabile. Io lo acquisto, non lo coltivo, ho provato ma ho fallito. È disponibile con la corteccia e senza corteccia. Questo è quello senza corteccia. Quello con la corteccia è molto più economico e a me piace molto di più in realtà come aspetto, per la sua rusticità e anche per il suo aspetto naturale.
però il salice con la corteccia ha bisogno di una settimana di ammollo più la parte di ammorbidimento, quindi una notte per farlo ammorbidire, che segue l'ammollo. Il salice scortecciato ha bisogno solamente di 2 ore di ammollo e una notte di ammorbidimento. Quindi, per quanto mi riguarda, il salice scortecciato è l'ideale, perché per me seguire l'ammollo durante la settimana è molto difficile. Invece il salice scortecciato lo posso mettere alla mattina, al pomeriggio, dopo 2 ore lo tolgo, il giorno dopo lo posso utilizzare. Però appunto non sono una grande fan del suo aspetto proprio estetico, e poi costa anche molto di più, perché il salice scortecciato viene fatto con un procedimento abbastanza laborioso, viene fatto bollire, poi viene scortecciato e quindi costa molto di più, costa quasi 3 volte, 4 volte il salice con la corteccia. Però sono tutte prove, sempre qualcosa di nuovo da imparare.
Questa forma può essere sia un cestino per la bicicletta da mettere davanti, io però l'ho fatto un pochettino più alto per farlo diventare uno zainetto. Gli ho fatto anche questo piccolo anello per appenderci qualcosa, non so, magari le chiavi, un coltellino. Qua potete vedere i due tipi di salice, quello rosso è quello scortecciato e quello marrone è quello con la corteccia. Però sono le 8 di sera di domenica, domani si lavora e quindi per ora il lavoro si conclude qua. Gli spallacci li aggiungerò quindi più avanti e ve lo farò vedere in un prossimo video. Ciao ciao! Ma come si fa? No, ma l'ho messo al contrario. Oh, mannaggia. Che rifare?